Eccoci, ciao a tutti ragazzi, oggi nuova puntata della Battery Weekly, attesissima. Alan, Roberto, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Oggi ragazzi ve lo diciamo, siamo di corsa perché le notizie sono tante, poi ce n'è una in particolare in cui tanti si stanno facendo, sulla quale tanti si stanno facendo domande, quindi la andremo ad affrontare un po' nello specifico e poi abbiamo un ospite speciale, la vedete scorrere qua sotto, il suo nome è qua sotto, è un ospite veramente speciale con la quale possiamo approfondire un tema interessantissimo. Dunque io direi che senza indugi lanciamo la nostra sigla. Grande assente, ma so che non vede l'ora di tornare, Marco. Giustificato, però poi da lunedì prossimo non sei più giustificato, caro Marco, stai ancora con noi perché qua c'è da lavorare, che vai va bene, ok, quindi direi Alan, se siamo pronti partiamo con le news, quindi eccoci qua, parte già subito col mega logo, Alan. Esatto, Stellantis, la settimana scorsa c'è stato l'Electrification Day, l'evento che ormai tutte le case automobilistiche fanno imitando quelli di Tesla, in cui danno la loro visione del prossimo futuro elettrificato per quanto li riguarda. Questo di Stellantis è stato giovedì scorso, l'8 luglio, ha avuto abbastanza risonanza, soprattutto per i piani di investimento industriale che hanno creato anche un po' di discussioni. Vero Daniele, c'è stato un po' di parecchie discussioni, un po' di critiche. E tante critiche, ma io so ad esempio che Alan, tu andando a spulciare un pochettino hai trovato anche qualcosa di interessante che possiamo un pochino approfondire sul fronte proprio di Termoli e in generale del piano di Stellantis, quindi questo lo vedremo assolutamente. Sì. Però ovviamente le critiche, poi le gelosie tanto, tra l'altro Alan, anche il discorso di dove fare una Gigafactory d'ora in avanti, non solo con Stellantis, saranno sempre di più, ci saranno gelosie, ognuno vorrà una Gigafactory da qualche parte, quindi anche questa è una cosa da tenere in conto. Sì, a quanto pare le fabbriche di batterie sono molto ben volute, si vede che anche si pensa che possano portare effettivamente un beneficio economico nelle zone in cui verranno fatte, ma evidentemente non creano magari quelle contrastanti opinioni di magari negative che possono creare altri impianti industriali, perché effettivamente tutti se le contendono. Avevamo già parlato anche in passato che c'era la notizia di una possibile Gigafactory a Torino, abbinato ovviamente a Stellantis, che però è stata smentita appunto giovedì scorso, quindi la Gigafactory italiana di Stellantis verrà fatta nello stabilimento di Termoli, dove fanno anche i propulsori, e quindi Torino ha perso sembra che abbia perso questa opportunità. Roberto, qua a Torino c'è ingegneri, intanto ve lo presento ragazzi, perché Roberto Nasi è con noi, è la seconda volta che sei qui, giusto? Sì, questa è la seconda. Roberto Nasi, Flash Battery, Material Engineer in Flash Battery, grande intenditore di tutta la parte chimico-elettrochimica delle batterie e non solo. Dicevi, Roberto? No, dicevo che a Torino c'era anche il piano di Italvolt, o mi sbaglio? Sì, assolutamente sì. Era quello, e avevamo supposto che potesse essere in collaborazione con Stellantis perché appunto era una sinergia importante, la coesistenza nella stessa città,
però insomma evidentemente sono andate diversamente. Non sarà l'unica chiaramente questa di Termoli, perché anche in altre parti d'Europa Stellantis farà degli stabilimenti. Vero. Tra l'altro mi scrivono nei commenti interni, diciamo, nella nostra chat interna, che guardate cosa scrivono, giustamente. È Stellantis che si è perso un'opportunità. È vero, scusate. Verissimo. Guardate, questo è effettivamente importante da capire, che adesso l'elettrificazione gioca un ruolo fondamentale a livello industriale, a livello ovviamente anche geopolitico. Strategico, dai. Bene, andiamo avanti perché sennò dalla regia poi ci castigano. È vero. Oggi siamo presi. Andiamo avanti, seconda notizia. In realtà riguarda sempre Stellantis. Volevamo fare un focus anche un po' più tecnologico. In questa presentazione Stellantis ha fatto soprattutto dei grandi proclami sulle intenzioni di investire molto e di sviluppare e di guidare come leader il processo di elettrificazione. Quindi i propositi sono buoni, anche l'investimento messo sul piatto di 30 miliardi entro il 2025 è molto buono. Oltre alle intenzioni bisognerà poi dopo competere con le altre case automobilistiche che non staranno a guardare. Riguardo le batterie, hanno presentato una strategia in realtà simile da questo punto di vista alle altre case automobilistiche, anche loro con una doppia chimica, una più più orientata alla riduzione dei costi e un'altra orientata a massimizzare le densità energetiche, quindi dedicata alle categorie premium. Quella più a basso costo è basata come materiale attivo di catodo sul ferro, quindi immaginiamo un litio ferrofosfato, anche se parlano di manganese, quindi forse qualche variazione sul tema del litio ferrofosfato. In entrambi i casi comunque le densità energetiche sono molto buone, molto più elevate anche di quello che è lo stato dell'arte attuale, e quindi sono promettenti. Come tecnologia si propongono di arrivare a un cell to pack, tecnologia di assemblaggio, quindi anche loro come già BYD sta portando avanti, eliminare la fase di modulo ma creare direttamente un pacco batterie intero dalla cella, questo per eliminare i passaggi e anche i materiali utilizzati al contorno. E si propongono appunto di essere i leader, hanno fatto un'analisi competitiva con le loro due gamme, di essere superiori alla concorrenza sia in termini di densità energetica sia in termini di costo con entrambi i loro modelli. Quindi speriamo, perché l'annuncite in questo settore è una brutta malattia, quindi io lo dico proprio direttamente: l'annuncite si arriva fino a un certo punto, cerchiamo di essere concreti e vediamo di portare tutto sul campo, perché è importantissimo. Sì, in effetti sono proclami un po' come direbbero da qualche parte. Ciò che sicuramente è vero, che non è stato comunque, è stato anche un punto di leva, è che sicuramente il gruppo Stellantis nel suo complesso, che raccoglie tanti brand, se fa massa critica comune nel disegnare delle nuove piattaforme condivise appunto tra tutti i brand che adesso prima sono stati uniti con delle acquisizioni, ma avevano tutte le loro tecnologie, la loro storia. Se adesso fanno massa critica comune, sicuramente possono fare degli investimenti molto importanti e quindi ottimizzare molto la parte produttiva e quindi effettivamente essere veramente dei leader a livello mondiale sullo sviluppo dei nuovi modelli, delle nuove tecnologie. È quello che ci auguriamo. Noi segniamo il nodo, come si dice, e continuiamo a stare anche con la Battery Weekly attenti a questi punti e li seguiremo assolutamente, mi raccomando. Alan, Roberto, siamo lì. Andiamo verso la notizia 4-5, vediamo un pochettino. Sì. Proseguiamo una carrellata dal resto del mondo, anche qua aggiornamenti sulla Britishvolt, l'altra Gigafactory di cui avevamo parlato anche in occasione della Italvolt, perché sono tutte queste Gigafactory
che prendono il nome dalla nazione, si propongono insomma diciamo di essere la prima Gigafactory a livello nazionale nelle varie nazioni europee. Anche in questo caso se ne parla come un grosso diciamo un grosso investimento e anche un grosso occasione di sviluppo per la zona in cui verrà fatta, con molti posti di lavoro e diciamo una svolta per alcune parti che magari non stanno vivendo, alcune zone, alcuni siti industriali che magari non stanno vivendo i loro giorni migliori adesso, ma riconvertendo degli impianti per la produzione di batterie possono avere nuovo lustro. Speriamo appunto che non perdano anche questa partita. Andiamo alla notizia successiva. No, non era una fregatura, ovviamente, ma è importante, lo sappiamo, a livello mondiale non perdere le partite, perché qui è una cosa importantissima. Andiamo allora alla prossima, Stena Recycling. Sì, anche sul fronte riciclaggio, parimenti alla produzione, continuano gli annunci di investimento nel nord Europa. Un altro impianto industriale annunciato con un investimento di alcune decine di milioni di dollari, di euro. E anche in questo caso si parla di un riciclo a ciclo chiuso, quindi volendo ottenere dal riciclo delle batterie al litio materiali per la produzione di altre batterie al litio, quindi materiali già diciamo composti da riutilizzare direttamente, accorciando quindi il ciclo di riciclo. Come abbiamo già parlato diverse volte, uno dei modi per massimizzare l'efficienza e incrementare anche il riutilizzo dei materiali fino al 95%. Fronte materiali, Roberto, qui riuso del riuso, cioè bisogna ovviamente andare verso il riuso, perché tantissime persone, anche qua su LinkedIn dove ci stanno seguendo in live, chiedono sì, vabbè, ok, grazie, però non si riciclano, i materiali si perdono e via dicendo. Tu sei sì, perché punto. Vai. Ad ora molti tendono semplicemente a sminuzzare tutto, fare dei processi che riportano ai componenti base, però riuscire a sfruttare i materiali così come sono, magari purificandoli sicuramente, però permette comunque di abbassare magari i costi e ottenere del materiale già pronto per essere utilizzato per nuove batterie. Quindi come è stato per il piombo, così dovrà essere anche per le batterie al litio, anche perché adesso inizieranno ad arrivare sempre più pacchi batterie a fine vita, quindi sarà importante poter riciclare il più possibile. Bravo Roberto, hai toccato un tema molto importante che abbiamo trattato nelle nostre puntate precedenti anche con degli esperti che si occupano proprio di batterie a fine vita. Vi invito proprio a guardare su flashbattery.tech, abbiamo la pagina con tutte le puntate che abbiamo fatto, sottotitolate anche in inglese, sono uno spunto importantissimo per quando vi trovate a parlare di batterie, magari potete avere una puntata interessante su questo tema. E su questo tema e su treni da non perdere, quindi la partita da non perdere, via dicendo, andiamo no, non sto facendo battute. Andiamo ai treni, ragazzi, che sono delle macchine dal punto di vista degli attriti eccezionali, perché sono delle macchine che hanno un'efficienza molto buona, quando sono elettrici funzionano bene, quando sono ovviamente a trazione endotermica ovviamente hanno degli impatti importanti, perché le locomotrici sono importanti. Cosa abbiamo? In questo caso si parla appunto di elettrificazione di treni, soprattutto treni merci, che fanno diciamo il grosso di quello che è il trasporto su ferrovia. E in questo caso abbiamo degli esempi in California in cui vogliono elettrificare dei treni merci, la Union Pacific, perché ibridizzando con sia motori diesel che motori elettrici e quindi anche pacchi batterie, perché serviranno per forza, si può avere un risparmio. Attualmente stimano l'11% del consumo di diesel, però possono arrivare anche al 30%. E in questo modo, diciamo, nelle tratte urbane quindi evitano di inquinare, ma soprattutto sono più efficienti perché sfruttano nelle frenate appunto la rigenerazione, quindi anziché perdere quell'energia che può essere utilizzata per sprecare meno carburante, la si usa con diciamo, vagoni
elettrificati, ecco. E questi dati sono impressionanti perché il treno si potrebbe pensare, diciamo, io stesso pensavo fosse l'ultimo veicolo da alimentare a batterie per la quantità di energia che richiede e anche perché ha un utilizzo, insomma, abbastanza costante come velocità, eppure l'ibridizzazione, il recupero di energia e la possibilità di far funzionare i motori a combustione sempre nel loro regime ottimale, integrandoli con la batteria, si ottengono dei risparmi di carburante molto importanti, fino al 30%. E dove è possibile linea aerea di contatto con il suo bel pantografo e ricaricare le batterie. Per favore non ci mettete a bordo generatori diesel, questa è una cosa che non si può sentire, no? Di qua dobbiamo essere veramente perentori, anche perché il treno se lo stanno perdendo anche altri vettori come l'idrogeno, e quindi se si va avanti su batterie, che siano batterie ricaricabili a filo possibilmente. Molto bene, dal treno, quindi dalla rotaia, altro metallo pesante, andiamo in acqua, andiamo nel mare, andiamo sulle imbarcazioni elettriche. Sì. Catania. Anche qui molto velocemente per un altro esempio di applicazioni molto energivore, anche qua ibridizzate, chiaramente non sono completamente batterie, ma anche sulle navi, sui traghetti merci, con l'utilizzo di batterie e di motori elettrici si possono fino a dimezzare le emissioni di CO2 durante le manovre, soprattutto nei momenti in cui appunto l'efficienza è più bassa, e addirittura azzerarle poi mentre sono fermi in porto, quindi in questo caso oltre alla riduzione di inquinamento in senso sul bilancio del pianeta, e anche proprio per non concentrare l'inquinamento nelle zone portuali che appunto già ne risentono. Vero. Io tra l'altro adesso, ragazzi, siccome so che ce l'abbiamo in regia e scalpita, perché giustamente tra di noi ci scriviamo ed è bello vedere che stava seguendo tutte le notizie. Silvia, buonasera a tutti e a tutti. Buonasera, allora sotto di te sta scorrendo un pochettino chi sei, e posso leggere un pochettino di bio, posso farlo io. Negli anni la ricerca si è concentrata su diverse linee di ricerca nel campo della chimica, fisica ed in particolare dell'elettrochimica, che per noi è magnifica, studiando e progettando in particolare nuovi materiali per diverse tipologie di generatori di energia elettrochimica. Possiamo dire che sei veramente al centro di quello che oggi è un tema importantissimo, quello dell'accumulo delle batterie. Benvenuta Silvia, grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao. Eccoci. Allora, Alan. A Silvia, sì, possiamo chiedere una visione da diretta interessata e soprattutto ben informata ad esempio sulla tecnologia dello stato solido, che tutte le case automobilistiche stanno prospettando. È uscito anche questo report recentemente sulla diffusione sui player mondiali e sullo stato d'avanzamento su questa tecnologia. Cosa ci puoi dire? Solido, lo stato solido. No, in realtà quando si parla di stato solido sembra che si parli di una cosa nuova, in realtà è una grande moltitudine di diverse tecnologie, anche abbastanza diverse tra di loro. Si va verso lo stato solido soprattutto nell'ambito automotive, perché si possono ridurre le masse e soprattutto i volumi, quindi io posso fare delle batterie che sono molto più sottili utilizzando il litio metallico invece che utilizzare la grafite sostanzialmente, cosa che permette di aumentare anche la densità di energia volumica in particolare, ma anche la densità, l'energia specifica che è diciamo, l'energia per chilogrammo, e quindi riesco a mettere molto più o posso mettere più batterie nel mio veicolo e fare più chilometri, oppure posso averle più leggere e quindi comunque ho un vantaggio in ogni caso. Parliamo di diverse tipologie di tecnologie e appunto nel report si va da quello che è polimerico, oppure invece lo stato completamente solido che usa sostanzialmente dei vetri, diciamo, per cui
E molte volte si parla anche, cioè, la possibilità di passare a questo sistema, quindi di proteggere il litio metallico, che è molto reattivo. Il litio, come i vari elementi, diciamo i primi elementi della tavola periodica, reagiscono molto velocemente, soprattutto con l'umidità. La possibilità di proteggerlo e renderlo, diciamo, non pericoloso ci permette di abilitare anche altre tecnologie, come per esempio la tecnologia a base di zolfo, che anche, diciamo, ha un bassissimo impatto ambientale, in realtà è un prodotto per esempio del petrolio, un sottoprodotto della produzione di petrolio, e quindi riutilizzare una batteria interessante. Oppure l'ossigeno. Queste due tecnologie promettono densità di energia teoriche che sono da 5 a 10 volte quella delle attuali batterie litio-ione, quindi ovviamente come dire, ci dà una possibilità aggiuntiva per il nostro futuro. Molto interessante, perché siamo sempre attenti a questi temi. Per noi avere una visione dall'interno è sempre importante. Per noi, parlo anche da questa parte, Roberto e Alan ci sono assolutamente coinvolti, io imparo di giorno in giorno. Quindi possiamo crederci al fatto che dal 2024, tra il 2024 e il 2026 arriveranno sulle strade queste nuove tecnologie a stato solido? Ma in realtà le tecnologie a stato solido le stiamo già utilizzando in alcuni dispositivi elettronici principalmente. Il problema è fare batterie allo stato solido grandi abbastanza, perché farle piccole, allora, se io devo mettere un vetro, capite bene che è facile farlo sottile, piccolino, ma se io devo farlo grande diventa molto più fragile, quindi non si riesce a fare abbastanza bene. Forse non il 2024, ma sicuramente ci sono aziende anche in Europa che già stanno andando ad ampliare la loro produzione completamente su stato solido, ecco, per esempio ABI in Nord Europa, eccetera. So che, eccolo qui, Roberto. Sì, diciamo che volevamo un attimo una tua panoramica su quelle che secondo te saranno, diciamo, le tecnologie più attualmente papabili nel prossimo futuro. Nel senso, sempre nell'ambito batterie allo stato solido? In generale, in generale vabbè, si parla di diverse generazioni, no? Come sapete, le varie generazioni dalla 3A, 3B, che è l'attuale, fino alla 4 e 5 dipendono dai tipi di materiali che vengono utilizzate. Attualmente, diciamo, si utilizzano batterie che hanno delle tensioni più elevate, quindi che contengono il famoso NMC, e si sta andando verso una forte riduzione del cobalto fino ad eliminarlo completamente. Però il materiale, l'NMC senza cobalto, è meno stabile rispetto al materiale, diciamo, che ne contiene anche piccolissime quantità, e per questo si fanno dei blend, delle miscele con altri materiali, con altri elementi. E poi all'anodo, per esempio, sicuramente il litio metallico è uno degli elementi che ci può interessare molto, perché ha una capacità che è 10 volte quella della grafite, ovviamente. Ma un altro elemento che si sta molto studiando, ma che è già anche pronto, e alcune batterie sono già anche in produzione, è il silicio. Il silicio è un elemento che ha una capacità che è anche superiore a quella del litio, ma quando è puro si espande, si gonfia durante la ciclazione, e quindi bisogna triturarlo, averlo in forma di nanoparticelle, quindi molto piccole, e mescolarlo con la grafite, quindi non ho 100% silicio, e quindi a seconda del contenuto di silicio aumenta la capacità. E poi ovviamente lo stato solido di cui si parlava, e anche però man mano, tutte le volte che ci spostiamo verso zolfo e ossigeno, in realtà stiamo allungando i tempi. Sicuramente molti altri aspetti sono legati all'introduzione delle quelle che si chiamano smart functionalities, cioè inserimento di sistemi intelligenti che possono essere i sensori direttamente dentro la cella per andare a monitorare molti parametri, la pressione l'abbiamo citata prima, ma la temperatura, ma anche la composizione chimica, per esempio, come cambia l'interfaccia tra elettrodo e elettrodita, oppure l'introduzione anche di nuovi materiali come quelli che si autoriparano, che quindi
possano fare in qualche maniera ripristinare le caratteristiche delle celle anche quando dovessero deteriorarsi nel tempo. E insomma ci sono anche delle novità molto interessanti, magari non solo sui materiali attivi come per esempio l'elettrolita polimerico, ma anche quelli non inattivi di cui Roberto ha un po' di conoscenza, che sono i cosiddetti leganti, che magari ci racconta lui cosa sono, visto che ci ha fatto la tesi sopra. Magari un'altra puntata, dai. No, adesso ti interroghiamo. Io so che spoiler. Esatto, spoiler, ragazzi. Poi Marco, guardate qua, che ci dice: ciao ragazzi, lunedì prossimo ritorno, lo so che ti manchiamo tanto, Marco. Quindi ti aspettiamo. E Alan, Marco aveva proprio una curiosità specifica, forse proprio sul discorso della pressione, vero? Voleva sapere. Sì, esatto. Se la pressione può essere la pressione interna di una cella può essere un dato diciamo da misurare, che quindi può dare può essere uno dei sensori dei BMS del prossimo futuro per la gestione della batteria. Invece di un BMS avremo un'intelligenza che dovremo mettere sulla batteria, perché nel momento in cui andiamo a inserire i sensori, invece che mettere solo dei sensori di temperatura ogni modulo, ogni tot celle, ne dobbiamo mettere tanti all'interno di ciascuna cella. La quantità di dati che uscirà sarà molto elevata e quindi non basterà un semplice BMS come quelli attuali a gestire la grande quantità di dati che arriveranno dalle celle. Certamente la pressione è un dato estremamente importante, perché la pressione all'interno della cella aumenta principalmente nel momento in cui si decompone l'elettrolita, la parte liquida della cella, e si formano dei gas. Questi gas ovviamente espandendosi creano una pressione che tende a far aprire la cella, e a quel punto, siccome gli elettroliti, appunto la parte liquida della batteria, è sempre combustibile, nel momento in cui arriva in contatto con l'ossigeno, con l'aria, tende a bruciare, e questa cosa porta ovviamente ad avere delle reazioni non desiderate che possono essere estremamente pericolose, come si può immaginare. E quindi monitorarla da subito mi permette per esempio di staccare la cella ed evitare che avvengano queste reazioni non desiderate già dall'inizio, insomma, molto preventivamente. Uno dei nostri spettatori diceva: hai pizzicato, guarda che Roberto si riferiva a te, ma lo possiamo dire che Silvia è stata la relatrice per la tua tesi sulle batterie al litio. Ebbene sì, sono stato onorato di quelli questa... che noi. Esatto, visto che bravi quelli che... Per questo Stellantis ha perso un'occasione. La buttata lì. Bene, giusto, è vero. Qui c'è un fermento importante ovviamente in questo settore, e l'Italia gioca dei ruoli da protagonista. Quindi ragazzi, quando riguardate questa puntata segnatevelo bene, la puntare sull'elettrificazione in Italia, io non mi stancherò mai di dirlo, è vincente, è assolutamente vincente. Quindi a livello industriale, a livello politico, lo dico anche a tanti anche amici che ci ascoltano e che sono in politica: ragazzi, sveglia, perché qua c'è da fare elettrificazione. In questo campo possiamo avere veramente un rinascimento industriale. Questo è stra importante. Sì, perché magari non si rendono conto del know-how che c'è sul territorio. E aggiungerei che va bene fare elettrificazione, magari spingendo anche sull'idrogeno, eccetera, come si sta facendo, come si sta spingendo molto nel PNRR, però ricordo anche che per ogni auto di idrogeno, per ogni sistema di idrogeno sono necessarie le batterie, quindi non andare a investire nelle batterie vuol dire poi andarsi a prendere tecnologia che verrà sviluppata fuori dall'Italia. E a livello europeo, siccome mi occupo anche di educazione a livello europeo, si dovranno formare 800.000 persone per andare a lavorare nelle gigafactory, quindi ci perdiamo un treno importante, magari elettrico, non elettrico, ma sicuramente molti posti di lavoro. Questa frase, Silvia, è importantissima, quella detta, proprio che comunque anche l'idrogeno ha bisogno di batterie, quindi in ogni caso non puntare in questo settore vuol dire perdersi sempre il famoso treno. Questo ce la segneremo e la teniamo. Ragazzi, siamo in orario, quindi se vogliamo vedere qualcos'altro, chiedo anche alla nostra regia, che è straprecisa, evidentemente possiamo andare anche a vedere magari qualcosa sulle batterie alluminio-aria. Cosa ne dite, ragazzi? Abbiamo un link
che potremmo... Su alluminio aria o intanto anche sul grafene, una cosa di cui abbiamo parlato, di cui riusciamo a farle. Vai. Ecco, ad esempio sul grafene, questo materiale che ogni tanto anche nel campo batterie viene promosso come il materiale dei miracoli, che però non hai menzionato prima quando parlavi delle varie evoluzioni. No, il grafene di fatto è un foglio di grafite, cioè io prendo la grafite, la grafite sono tanti strati di atomi di carbonio, io li sfoglio e me ne resta uno solo strato. Questo è interessante perché ovviamente è monoatomico, quindi il più sottile possibile, e ha una densità di energia per area, quindi per superficie, molto elevata. Ma se io devo pensare alla massa, la densità di energia è bassissima, perché è come se io prendessi la grafite che ha già anche una bassa capacità confrontata al litio, cioè 10 volte meno del litio metallico, e tolgo tutti gli strati, ne tengo solo uno, alla fine la capacità è molto piccola. È un materiale che ha una conducibilità elettronica molto alta, cioè gli elettroni si muovono molto facilmente all'interno di questo strato. Allora se lo uso come additivo, per esempio al materiale catodico, no? Questo all'NMC, a tutti questi materiali di cui abbiamo parlato, mi permette di aumentare la conducibilità elettronica, che è bassa perché questi sono ossidi, quindi sono materiali con alta resistenza elettrica, non conducibilità elettronica. Io lo posso mettere, aumento la conducibilità elettronica senza aumentare troppo la massa. Allora come additivo può essere interessante, ma non è sicuramente la soluzione. Può avere degli utilizzi invece in alcune applicazioni elettroniche specifiche, per esempio da mettere su fin sottili flessibili, ad esempio. Questo può avere un suo utilizzo. Sicuramente non lo si usa, penso, insomma, non lo useremo mai per la scope automotive, a meno che possa essere usato come additivo, ribadisco. Chiaro. Ecco. Alan, ecco, guarda, io ho aperto il browser appunto perché hai qualcosa da farci vedere. Sì, un'altra tecnologia di cui abbiamo parlato recentemente, che abbiamo visto portata avanti dall'India, in questo caso, sono le batterie alluminio-aria. Possono essere una nuova frontiera? La reversibilità di queste batterie, cioè allora, questa è sicuramente una pila, nel senso che come le zinco-aria, no, per esempio, che si utilizzano banalmente moltissimo negli apparecchi per acustici, perché sono leggerissime e hanno densità di energia molto alte, possono essere molto interessanti per la densità di energia, ma la reversibilità, cioè renderle caricabili e scaricabili, è molto molto difficile, perché quello che si forma quando l'alluminio reagisce con l'aria, si forma l'ossido d'alluminio, che è estremamente stabile. Faccio un esempio molto stupido che non ha niente a che vedere con le batterie, però se voi prendete le finestre che si fanno in alluminio anodizzato, cioè un alluminio che reagisce, perché l'alluminio ha una grande facilità ad ossidarsi, quindi si forma uno strato di ossido d'alluminio su tutti gli alluminio che abbiamo in giro, che è uno strato molto denso, per cui forma un film protettivo e non vado a corrodere l'interno del mio metallo. Quindi per le finestre, per fare un esempio, insomma funziona molto bene, ma vuol dire che questo ossido che si forma è molto difficile da ridividere e riottenere l'ossigeno e l'alluminio, quindi renderla reversibile. Allora, per esempio, lì il titolo era swappable, cioè possono essere intercambiabili. Allora cosa faccio? Prendo una batteria primaria, la uso finché funziona e poi la sostituisco con un'altra batteria, cioè primaria, come le pile alcaline, ecco, tanto per capirsi. Allora le densità di energia qua sono molto alte, perché l'alluminio è un elemento molto leggero, l'aria è molto presente, insomma molto, come dire, leggera da un certo punto di vista, e anche estremamente abbondante. È molto difficile renderle reversibili, come il litio ossigeno, che è interessantissimo perché ha una densità elevatissima, ma i prodotti di reazione fanno decomporre tante cose, quindi insomma non è banale, ecco. Però chissà, okay. perché non studiarci, ecco. Io dico che tutto va bene, un po' come il maiale, si deve usare tutto. Che bella chiacchierata, e peccato che noi siamo sempre di una mezz'oretta qui. Secondo me, io vedo i dati e vedo che c'è un grosso interesse, la gente ci sta seguendo, interessa se la andranno a rivedere. Silvia, mi viene da dire, e ancora mi pronuncio come già fatto una volta quando sei stata ospite, che ci piacerebbe avere un po' del tuo tempo a disposizione ogni tanto, perché è importante. Volentieri.
il focus sulle batterie è fortissimo, sia per i professionisti che sono vicini al mondo dell'elettrificazione o ci stanno entrando, sia per chi ci sta lavorando già da tempo, che per il grande pubblico. Parlarne in maniera così diretta e anche semplice rispetto a temi ingegneristici importanti è fondamentale, perché c'è tanta poca chiarezza sulle batterie, quindi fare sempre degli approfondimenti è importantissimo. Vedo che i numeri aumentano, quindi altre persone si aggiungono. Ecco, io intanto dico, metto proprio un complimento da parte su YouTube che dice ottimo e professionale la professoressa Bodoardo. Sarà un altro studente? No. Ecco, quando faccio esami arrivano in quel periodo lì. Bene, è stato veramente un piacere averti ospite, grazie per la professionalità. Roberto, anche per te 2 volte, ma tu sei in casa, quindi ricordati che qui c'è sempre spazio. Adesso noi riaspettiamo Marco, ma avere ogni volta un po' di approfondimenti insieme, so che i tempi sono sempre stretti, però la Battery Weekly sta dando tanto in queste settimane, tante settimane che abbiamo fatto insieme. È bello essere qui tutti insieme e parlare dei vari approfondimenti. Silvia, Alan, Roberto, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie per averci seguito. Qua sotto vedete esattamente un po' il riassunto della puntata, ma soprattutto i riassunti delle puntate, con tanto di riassunto di quello di cui abbiamo parlato. Lo trovate sul sito flashbattery.it. Quindi io vi invito ad andarlo a vedere, perché possono essere degli specchietti importanti per approfondire o conoscere il mondo delle batterie, perché l'elettrificazione parte proprio da questo. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti e a tutti. Ciao, buona serata. Buona serata.